Benvenuti a tutti i telespettatori di Classe NBC all'interno dello spazio dedicato a voi opzionisti, voi cari telespettatori e caro al nostro Luca Giusti, QT Lab, in collegamento con noi. Buongiorno, non solo proprio gli opzionisti, anche a quelli che vogliono imparare qualcosa e magari evolversi, andare anche verso le opzioni che sono sempre un prodotto finanziario da maneggiare con molta cura. Ciao Luca, come stai? Ciao Emerick, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Oggi abbiamo, ti do un bel quarto d'ora, quindi possiamo prenderla un po' più con calma. Sì, oggi siamo tranquilli praticamente per raccontare tutto quello che sta succedendo sul mercato visto con gli occhi degli opzionisti. A te, sì. Prego. Allora, visto che oggi non avevi la tua ospite che parlava di fondamentali, sì, ho preparato una posizione nuova che ti presenterò sul finale, dove facciamo qualche ragionamento sui fondamentali, così recuperiamo anche per gli appassionati un po' questi elementi qua. Allora, situazione un po' sui mercati. Vado abbastanza in fretta qua perché la situazione penso la stiamo monitorando un po' tutti da vicino. C'è questa guerra in Medio Oriente che Trump ha annunciato che è finita, io non so però se lo sanno anche gli israeliani e gli iraniani che è finita. Appena annunciato la tregua, dopo poche ore hanno ricominciato a bombardarsi, quindi non so quanto sia ormai questa cosa, possiamo mettercela alle spalle. Io credo che un po' di tensione ancora da mettere in conto in Medio Oriente che non sia ancora finita qua, insomma, nonostante l'Iran è chiaramente stato messo un po' con le spalle al muro, non c'è nessun altro stato che lo sta in questo momento supportando, anche Hamas, insomma comunque altre forze filo-iraniane comunque non sono intervenute in sua difesa, quindi credo che la situazione sia abbastanza ormai scontata come epilogo, però ecco, questa cosa della guerra preventiva per portare la pace, io sono sempre un pochino critico su queste cose, un po' scettico, però insomma prendiamo atto che sul petrolio potrebbe non essere finita, potremmo ancora vederlo ballare un po' se c'è qualche altra tensione, se decidono gli iraniani di andare a bloccare o creare problemi allo stretto di Hormuz. C'è un problema di cui non si parla più, ma perché si è distratto un po' tutti da questa guerra, che è il problema dei dazi. Non è che il problema dei dazi possiamo mettercelo alle spalle. Il 9 di luglio scade la proroga che Trump ha concesso all'Europa, ma anche altri paesi sui dazi. La Cina scadrà intorno a metà agosto, però ad oggi di accordi siglati veri, cioè non annunciati ma veri, non ce n'è, quindi io credo che il problema dei dazi purtroppo ritornerà nelle prossime settimane un po' a farsi sentire. C'è qualche membro del FOMC della Fed che ha annunciato negli ultimi giorni che poteva essere auspicabile un taglio dei tassi a luglio. Powell si è subito affrettato a dire che non c'è fretta per tagliare i tassi, quindi questi qua sono un po' i tre driver che vedo oggi. Esatto, il presidente della Fed di Atlanta, Bostic, che aveva parlato l'ho visto passare con l'agenzia, ho detto guarda che la Fed apre, poi la sera è arrivato Powell proprio doccia fredda, io ho detto no guardate che non facciamo niente, non viaggiate col cervello perché bello, interessante. Questa è un po' la situazione, vedi che quell'incertezza rimane da un punto di vista politico, rimane da un punto di vista di decisioni delle banche centrali, insomma non è una situazione semplice. L'S&P 500 lo vedi qua nella tavola, sta avvicinandosi ai massimi, manca veramente un soffio, ormai meno di un 2% per tornare sui massimi. Il Nasdaq è tornato sui massimi di febbraio nella seduta di ieri. Probabilmente l'S&P 500 un passaggio lì sopra sui massimi lo spingono lì, lo portano lì, poi bisogna capire se ci sarà ancora forza per farlo salire, per farlo proseguire a rialzo. Non lo so, è molto incerta la situazione, faccio fatica a condividerti una mia idea, una mia visione. Io da un po' di settimane che mi aspetto un ribasso, in realtà il mercato continua a salire come se niente fosse. Vediamo se raggiunti questi massimi, se sarà il momento di una piccola correzione oppure se continuerà un po' alla stessa maniera. Questa è un po' la situazione che ti posso un po' proiettare. Quello che vedo in questo momento, ripeto di nuovo, è tanta incertezza che continua a aumentare in virtù un po' di quello che sta accadendo in giro per il mondo, non da ultimo questo problema un po' fra Israele e Iran. Aggiornamento sulle posizioni aperte, dai, disamina un po' su come se avevi finito, diciamo, i massimi sistemi, se no... Assolutamente sì, guarda, possiamo iniziare da quella sull'obbligazionario, sull'ETF obbligazionario che ho aperto l'ultima puntata, un paio di settimane fa ci siamo visti l'ultima volta, quindi questa qua è quella che ti ho aperto lì, sta andando bene, era una vendita di put su TLT, sta guadagnando poco più di $100 in questo momento per ogni contratto, l'obbligazionario è un pochettino salito, poi le aspettative insomma anche su questa scadenza un pochino più lontana è quella che finalmente si arrivi da qua a fine anno a un primo taglio, 1 o 2 tagli di tassi come sono quelli un po' attesi, dovrebbe
potrebbe in teoria questa posizione trarne un po' beneficio con una ripartenza un po' di TRT. Questa l'avevo aperta su una stagionalità rialzista che in questo periodo dell'anno osserviamo sull'obbligazionario e sui treasury americani. Questa per adesso insomma sta andando bene, lasciamola qua, verrà aggiustata quando arriveremo a maturare un pochino più di profitto, adesso è molto presto ancora. La seconda posizione te l'avevo già accennato la volta scorsa perché era prossima a scadenza, mancavano pochi giorni a scadenza, è quella di Walmart. Questa è finita, è scaduta, nel senso che ho parlato le opzioni a scadenza senza valore, purtroppo siamo finiti dentro la buca, è mancato poco, ripeto, per uscire a rialzo della buca. Sarebbe bastato vedere Walmart intorno a 99, 99,5 per rivederla ancora in guadagno. In realtà il titolo ha congestionato intorno a 97,5, quindi mancava veramente un soffio, ma questa qua la portiamo a casa con $200 di perdita e vabbè, ci sta. Coinbase invece è un'altra delle posizioni un pochino più storiche che ti ho presentato ormai un po' di tempo fa. Questa era un po' che è aperta, però sta andando bene, sta guadagnando bene. Ieri Coinbase è tornata a fare una bella sparata, è salita ancora, adesso sta guadagnando $2.500 attualmente, adesso qua nella slide ieri è 2.400 prima di quella fiammata finale, però questo sta andando bene, questo ormai è free trade, quindi il profilo è tutto quanto sopra allo zero, non c'è più rischio, non posso più perdere soldi su questa posizione. Questa direi di portarla avanti ancora un po', scade a gennaio, quindi c'è ancora qualche mese davanti a noi, probabilmente insomma dovremmo continuare a vedere uno scenario rialzista su Bitcoin, sulle criptovalute fino a circa l'autunno. Io aspetterei dopo l'estate questa poi eventualmente a chiuderla e portare a casa quello che c'è. Stesso ragionamento per IBIT, che è la posizione aperta sull'ETF di Bitcoin, quello quotato in America, che è opzionabile con opzioni molto liquide. Anche questo scade a gennaio, anche qua stiamo guadagnando abbastanza bene, ma è una posizione molto più piccolina rispetto all'altra, sono circa $310 di profitto. Anche questo è un free trade, quindi il suo profit loss graph, in virtù dell'aggiustamento fatto a fine gennaio, anche questo è stato portato completamente sopra allo zero. Altra posizione aperta, quella su SMC, Super Microcomputer, ha ripartito il titolo con, con il placet di Nvidia che continua a fare affidamento a Super Microcomputer, loro si occupano dell'hardware, diciamo delle installazioni Nvidia, è orientata invece ai chip, alla creazione dei chip, e fondamentalmente SMC ha ripreso bene, siamo in quota 42-43, e sta andando bene anche questa operazione qua, anche questa qua è aggiustata free trade, siamo a $237 di profitto. Anche qua dobbiamo semplicemente adesso aspettare che passi il tempo, se sale chiaramente traiamo vantaggio, ma questa è una scadenza un po' più lunga, è gennaio 27, quindi qui c'è tutto il tempo insomma di lasciarla lì e di aspettare insomma, che salga il titolo, che passi il tempo. Questi qua sono poi i due driver oggi per mandarli in guadagno. L'altro driver per mandarli in guadagno sarebbe un crollo della volatilità. Questo porterebbe la curva at now a convergere un po' più in fretta verso quella scadenza, però sono quelle posizioni, ripeto, che hai in portafoglio che non ti curi neanche più di quello che fanno. Rigetti, anche questa l'abbiamo aggiustata a free trade qui di recente, il 23 di maggio è stato l'aggiustamento a free trade, te l'avevo già presentato l'altra volta, sta guadagnando $160 più o meno, in quota, intorno a quota 11. La cosa curiosa è che quando l'abbiamo aperta con la prima put venduta, questa era una put venduta a 12 di strike, adesso quota 11,54, è stata aggiustata con l'acquisto di una put a 7, però fondamentalmente siamo sugli stessi prezzi di quando ho aperto la posizione inizialmente, ma la posizione è in guadagno, quindi ti dà un po' l'idea questo di come utilizzando le opzioni si riesca davvero a guadagnare da qualcosa che prescinde un po' dalla direzione. Qui non è che il titolo è salito e abbiamo guadagnato, il titolo è rimasto sugli stessi livelli di apertura della posizione, ma lavorando con le opzioni siamo riusciti comunque a tirare a casa adesso un guadagno che non ci toglie più nessuno, perché questo è un altro free trade di circa $160. Poi ripeto, il potenziale guadagno massimo qua è piccolino, insomma non sono per ogni contratto grandi importi, ma $460 dovrebbe essere il massimo profitto, quindi c'è ancora un po' di tempo, aspettiamo e lasciamolo un pochino andare. Ti ho preparato il solito schema, così giusto anche magari a casa, per non perdersi un po' tra queste posizioni aperte. Non sto lavorando su scadenze vicine adesso perché in virtù di questa incertezza un po' che c'è sui mercati non ho voglia, non credo che sia sano prendere una posizione direzionale, quindi se rialzista o ribassista. Vorrei aspettare di vedere un pochino più di chiarezza. Quello che sto facendo adesso semplicemente è aprire posizioni su scadenze un pochino più lontane per poter comunque permettermi di aspettare, di attendere, anche se nel breve ci sarà un pochino più di volatilità e magari il mercato scenderà, salirà. Questo nessuno può saperlo purtroppo, quindi l'idea è attendere un attimo e lavorare su scadenze un pochino più lontane. Quelle gialle sono quelle che ho già aggiustato a free trade,
L'unica invece ancora direzionale è quella sull'obbligazionario, che è sempre però a scadenza abbastanza lunga, che è TLT, che è l'ultima che vedi in fondo. Questi qua sono i ticker e qui c'è le varie scadenze mappate per farti un po' vedere come possiamo lavorare. Poi magari i prossimi interventi dopo l'estate riprenderemo a lavorare su scadenza 1 mese, 2 mesi, un pochino più vicine, perché probabilmente la situazione sarà un pochino più leggibile. Oggi vedo tanta incertezza ancora sui mercati, sì. quindi preferisco lavorare a scadenza un pochino più lontana. Va bene, qua è sul sito www.lucagiusti.it, lo sapete che noi lanciamo le strategie di volta in volta, però loro che sono opzionisti tendono sempre a metterci le mani dentro perché le opzioni ti consentono questo, e perciò ogni volta, se volete seguire insomma come stanno andando le strategie, buttate un occhio poi sul sito, perché magari una volta a settimana, così, perché magari loro ci mettono le mani, noi probabilmente ci incrociamo una volta ogni 2 o 3 settimane, quindi non abbiamo la possibilità insomma di aggiornarvi sulle loro posizioni, quindi loro gentilmente caricano tutto spesso e volentieri sul loro sito, così, e anche chiaramente... Sì, in realtà ci siamo strutturati per mandare una notifica con Telegram. Ancora meglio allora. Bravo. Se qualcuno a livello didattico vuole sì, non tutti i miei opzionisti che sento hanno fatto questo, però tu sì, però in generale comunque... Sì, perché comunque quando caricavamo gli aggiustamenti, facevamo vedere un po' l'analisi fatta per aggiustare la posizione, qualcuno diceva però l'ho vista 3 giorni dopo, come faccio? L'idea è ogni volta che la postiamo parte una notifica automatica su Telegram, e uno, se vuole iscriversi al canale Telegram, è gratuito, si vede la sua notifica, va a vedere cosa succede. Mi raccomando, però l'intento un po' di questo lavoro che stiamo facendo, ricordiamo l'Emeric, è di tipo didattico. Noi l'idea è spiegare le cose, spiegarvi i ragionamenti che ci sono dietro, anche dettagliarli bene sotto ai video in chiave didattica. Poi ognuno, ripeto, non siamo qua per dirvi seguite questa operatività che guadagnare, noi le facciamo in modo didattico, però allora noi abbiamo adottato questo metodo della didattica, però la didattica applicata, perché sennò poi se facciamo solo didattica o aria fritta, bene, qua la gente che viene qua schiaccia il tastino e ve lo dimostriamo ogni volta, quindi la nostra è didattica applicata, però noi siamo CNBC, noi queste cose facciamo, quindi però non è che dovete pedissequamente seguire tutte le operatività o le strategie che sentite qua. Anche perché alcune strategie, quelle magari un pochino più complicate, anche perché suggerimento davvero vedete che ce ne sono anche che vanno in perdita, quindi non è che noi le facciamo le strategie, però può essere che la strategia va in perdita, anche perché se qualcuno vi dice io vi insegno un metodo che non perdete mai, bene, vi sta mentendo, perché qua le perdite fanno parte del mestiere del trader. Diamo conto di tutto, non quello dal punto di vista di trasparenza, più di così non so che cosa fare. No, anche perché insomma ci sono le vincite, ci sono le perdite, se tu le nascondi o non le fai vedere, stai facendo un cattivo esempio di educazione finanziaria. Sui mercati si perde, anzi, cioè sta solo a vincere un pochino di più rispetto alle perdite, il PNL positivo. Vabbè, poi più è grande meglio è, però insomma, quindi sappiate che anche perché mentalmente dovete essere pronti a portare a casa delle perdite, perché se non siete pronti poi va a impattare psicologicamente. Ogni 6 mesi circa io vado ad aggiornare un articolo che ho fatto qualche anno fa, dove vado un pochino a contabilizzare, a fare un po' un riassunto, un bilancio di come sono andate queste operazioni, quindi se volete sul blog c'è anche un articolo, adesso è aggiornato a qualche mese fa, mancano gli ultimi trimestri, mi sembra sono 3-4 operazioni che mancano, però ho trovato un po' un aggiornamento anche sulla statistica, un po' di come è andata. Come dice Emeric, una parte guadagna, una parte perde, l'importante è cercare di mantenere un po' in equilibrio questo percent profitable, che è un po' una metrica che esiste un po' fra i quantitativi, cioè la percentuale di trade vincenti, e l'altra metrica è il rapporto fra quanto guadagni mediamente quando va bene e quanto perdi mediamente quando va male. Se mantieni questi rapporti in un sano equilibrio, alla fine poi guadagni. Chiaramente quando qualcuno di questi ti scivola via crei poi problemi, però c'è un articolo, se volete, un po' dove trovate un bilancio un po' di queste operazioni. Dai, nuova operazione, cosa ci hai portato di bello oggi? Allora, oggi parliamo di Apple. In che termini ne parliamo? Ne parliamo in termini della manifesta debolezza di Apple rispetto all'S&P 500, nonostante sia una delle magnifiche 7, una delle azioni che pesa di più su S&P 500 su Nasdaq, però qui vediamo quello che sta accadendo un po' dai massimi da inizio anno, comunque dai massimi che ha registrato Apple poco prima di S&P 500, insomma siamo a meno 23% dai massimi, con S&P 500 che sta tornando invece sui massimi. C'è una forchetta che si è aperta abbastanza importante. Ora, perché voglio parlare di Apple? L'operazione di oggi è su Apple. Io non sono così negativo su Apple come purtroppo il mercato sembra essere. Ci sono diverse ragioni, l'ho provato un po' a sintetizzare nella prossima tavola. La ragione principale per cui il mercato
oggi è un po' pessimista su Apple è il ritardo che loro stessi ammettono sull'intelligenza artificiale. Sembra che Siri sia un po' indietro oggi rispetto ai concorrenti. Credo che la prima parte dell'anno invece il tema principale fosse questa enorme incertezza sui dazi. Ricordiamoci che Apple alla fine sposta prodotti fisici dalla Cina all'America, nonostante adesso abbia spostato la produzione in India o comunque riesca a passare i prodotti da Cina a India e poi portarli in America, comunque questo rimane un problema perché ad oggi, ripeto, di accordi siglati certi non ce ne sono e potrebbe di nuovo Trump alzarsi un giorno e rimettere un po', rovesciare il tavolo e rimettere in discussione tutto, creando notevoli problemi a chi sposta prodotti fisici come Apple. Nonostante le sue dimensioni, sembra che ad oggi Apple non sia ancora riuscita a persuadere, diciamo così, l'amministrazione americana a trovare una qualche soluzione. L'idea che avevo io tempo fa era appunto che Apple era talmente un gigante, talmente grande che sarebbe comunque riuscita a fare un po' di lobby, comunque a girare un po' le cose, diciamo così, a suo vantaggio. In realtà ad oggi sembra che tutto sia ancora un po' nell'anarchia più totale. E su Apple perché sono positivo da un punto di vista di numeri? Perché il 42% di quello che è il margine che realizza Apple deriva da un mondo che è il mondo dei servizi, che non è hardware. Tutta la parte hardware, iPhone in particolare, ma anche i Mac piuttosto che i tablet, questi fanno appena un quarto dei ricavi. Il 42% invece del margine, i servizi fanno soltanto un quarto dei ricavi, ma fanno il 42% del margine, quindi c'è una sproporzione tra quello che è i ricavi fatturati fatti sui servizi e quello che invece si porta a casa Apple in di marginazione. Questi qua sono i servizi principali legati un po' all'ecosistema di Apple. Altra cosa importante da notare, Apple è una delle società là fuori che non ha un motore di ricerca, ma guadagna di più di Microsoft, che invece ha un motore di ricerca che è Bing. Guadagna 20 miliardi all'anno solamente dalla ricerca senza avere un proprio motore di ricerca. Apple è ad oggi, insomma, così, per la diffusione che hanno avuto gli iPhone, è ad oggi il punto d'accesso privilegiato per tante ricerche e probabilmente in futuro anche per tante richieste che verranno fatte sull'intelligenza artificiale. Quindi ad Apple credo che basti quello, nonostante, ripeto, non arriverà forse ad avere un Siri che può gareggiare con ChatGPT piuttosto che Perplexity, ma è sufficiente per Apple diventare un po' il punto di accesso a questo tipo di piattaforme, nonostante si parli adesso di Apple che voglia acquistare Perplexity. Sentivo l'altro giorno, insomma, che ci sono notizie e rumor che sembrerebbero, insomma, portare Apple a avvicinarsi un po' a Perplexity, che è l'altra piattaforma di intelligenza artificiale generativa che se la gioca un po' con ChatGPT come tipo di prestazioni. Quindi questa è un po' la situazione. Io francamente non sono così negativo su Apple. C'è chi la paragona a Nokia, io penso che siamo molto lontani a pensare che Apple possa diventare la prossima Nokia, per tante ragioni, non da ultima questa, insomma, dove, ripeto, qui il business di Apple non è sui telefoni, il business di Apple è sui servizi che ruotano attorno ai telefoni, in questo caso a Apple. C'è una stagionalità favorevole ad Apple che parte qua fra pochi giorni. Qui ho preso in esame 45 anni, ha circa un 70% di affidabilità di volte che ha funzionato. Non è la migliore finestra del mondo perché comunque nei mesi estivi ancora c'è sempre un po' di volatilità sui mercati che può andare un po' a inficiare un po' l'analisi basata sulle stagionalità. Chiaramente le finestre migliori sono quelle autunnali, però questa di Apple non sembra male, quindi questa, in virtù un po' dei ragionamenti sui fondamentali che ti ho fatto prima, mi sembrava, insomma, una buona motivazione per dare un'occhiata un po' al titolo. Ti ho fatto un grafico anche un pochino preso un po' più da vicino, dove vedi un po' la situazione attuale. Il minimo che ha fatto con le ultime vicende un po' sui dazi è stato in area 170, ad oggi siamo intorno a 200-201. C'è un triangolo lì da cui sembra stare per uscire a rialzo. Diciamo che l'uscita, quella un pochino più confermata, diciamo, potrebbe essere in area 206, più o meno 207. Quello potrebbe essere un po' il livello per avere una conferma rialzista, però ripeto, si può già, secondo me, prendere in esame l'operazione. Poi ripeto, per chi magari vuole attendere una conferma in più, può attendere ancora qualche punto di salita. Vedremo, insomma, sarà la forza ancora un po' di salire, però questa è un po' quella situazione che mi aspetto. Ho aperto una posizione che è un classico credit spread, è un bull put spread, quindi rialzista fatto con le put, dove vado a vendere proprio lo strike 170, che è quello lì sotto ai minimi che ha fatto di recente con il problema dei dazi. Lo vediamo anche qua, questa linea verticale traccia sull'asse orizzontale che sono i prezzi, traccia proprio il minimo in concomitanza dei dazi.
Ho comprato una put a difesa sotto, quindi non è nuda, ma questa volta è un'operazione coperta, la put a 150. C'è un premio che ieri quotava 4,65, 4,70, più o meno questo è quello che si può incassare. Probabilmente se oggi scende qualcosina potremo anche riuscire a portarla a casa a $5. Questo poi è il rapporto che c'è fra rendimento e rischio, chiaramente è sfavorevole, ma perché ci siamo posizionati a vendere questa opzione un pochino più in basso rispetto a dove si trova in questo momento il titolo, che batte circa 200-201, 170 è ancora un pochino più in basso, un pochino più sotto sull'area, appunto quei minimi che ha fatto in concomitanza dei dazi. Questa è l'operazione, ripeto, magari può essere una buona idea se vogliamo, se qualcuno vuole entrare in posizione, attendere ancora di vedere una conferma, una rottura di quel livello che ho detto prima, intorno a 206-207, si può già entrare. L'operazione ha un respiro molto lungo, è il gennaio 2027, quindi c'è molto tempo davanti a noi e si può anche già entrare, ripeto, su questi livelli, però ecco, ripeto, se uno vuole fare un pochino più di entrare in maniera più precisa, può aspettare questa conferma rialzista. Questo è il trade nuovo, Emeric, direi che dopo l'estate faremo un po' il punto per vedere. Questo l'abbiamo segnato, è qua e adesso insomma basta, vedremo poi nel corso delle prossime settimane come evolverà e poi scadenza gennaio 2027, quindi è bella lunga. Vedremo. Caro il nostro Luca Giusti, QT Lab, ciao Luca, alla prossima! Grazie Emeric, a presto, buona estate!